Allora, anzitutto buongiorno a tutti. Ne facciamo tanti di conferenze stampa, ma credetemi, era tantissimo tempo e penso l'ultima volta proprio con voi, ed è bellissimo vedere la sala bianca piene di future generazioni, piene di giovani, anche perché siamo nel palazzo comunale che è il vostro palazzo. Perciò, oltre a questa conferenza stampa, ricordate che il comune esiste per erogare beni e servizi a voi e ai cittadini. Perciò è bellissimo vedervi qui partecipi. Perché cosa? Entriamo adesso in quello che è il leitmotiv della nostra conferenza stampa. Vedete, ci sono due meriti oggi, cominciamo a dire le cose come stanno. Il primo merito è quello, e lo diamo a voi, lo do a te, lo do a tutti quanti voi, cioè, caro Marco, cari Brilliamo, ma soprattutto anche care scuole, care università. Qui il progetto è corposo, perciò rischio di dimenticarmi qualcuno, ma entrerei tu nel dettaglio, perché vi dicevo, grazie al vostro percorso che avete iniziato diversi anni fa, io sono felice perché l'ho visto quasi iniziare, perché sono assessore a 7 anni e voi avete iniziato a puntare su un target internazionale proprio in quegli anni. Il lavoro che state portando avanti voi in maniera continuativa e costante, alzando sempre l'asticella, assieme a quello che ci sta portando Nova Gorizia e Gorizia, capitale della cultura europea, queste due cose messe insieme hanno creato un mostro nel senso positivo, perché non ho paura di essere smentito, perché così non è la prima volta che presentiamo e che accade in città una cosa simile legata a questa tematica. Perciò tra Go 2025, tra il vostro prezioso impegno, queste due cose che cosa stanno permettendo di fare? Finalmente Gorizia non è più chiusa nel proprio castello, ma è protagonista a livello internazionale con tantissime realtà che non saranno utili soltanto per questa edizione e per quest'anno, ma saranno certamente utili per tutte quelle collaborazioni, contatti, collegamenti, condivisioni. Poi sono tutti argomenti che sono intrinseci in Go 2025, che ci permetteranno di far tutto ciò anche negli anni a venire. Perché la vera sfida, lo dico a voi siete fortunati perché state vivendo un anno, noi siamo parti in causa e ancora non ce ne rendiamo conto, ma quando crescerete, sentirete parlare di Go 2025 e ne parlerete voi, avete vissuto un momento straordinario, eccezionale, e voi siete non soltanto parte in causa, ma la conferenza stampa di oggi serve anche per farvi capire, lo toccherete con mano nei giorni dell'evento, che voi siete protagonisti. C'è una cosa che ho detto raramente, ma è una cosa che ci ha permesso, insieme a tante altre caratteristiche, di poter vincere la capitale europea della cultura. Quando la Commissione europea, i 22 commissari, ci valutarono su diversi aspetti, uno prioritario e preminente era proprio quello, il coinvolgimento dei giovani del territorio all'interno di Go 2025. Grazie a Brilliamo, e poi Marco entrerà nei dettagli perché ci hai sudato non so quante camicie, abbiamo perso il conto delle camicie, c'è due dettagli, però quello che avete fatto voi è proprio quello che espressamente ci ha chiesto l'Europa quando ha concesso il titolo al nostro territorio. Coinvolgete i giovani, rendeteli protagonisti e partecipi. Con questo progetto noi siamo nero su bianco, perciò mi piace evidenziare questo in quest'anno importante, ed è per questo che noi come amministrazione comunale abbiamo non soltanto il dovere istituzionale, ma c'è anche il dovere morale di esservi vicino, di esservi accanto, perché quello che state facendo ha un risvolto importante e positivo per i giovani, per la nostra città, per il territorio, ma soprattutto perché questo ci permette di dimostrare un'altra cosa importante, che a Gorizia, benché piccola, e l'abbiamo scoperto quando sempre eravamo nelle varie fasi della capitale, Gorizia è piena di eccellenze e ricchezze, ed è il momento di testimoniarlo, di raccontarle. Chiudo, perché poi entriamo nei dettagli, a me premeva soltanto dare dei focus, chiudo raccontando un'altra cosa. Mi complimento con voi perché in tutto questo ambaradam di attività, iniziative, coinvolgimento, condivisioni e diciamo coinvolgimento a 360, c'è anche il fattore benefico. Non dimentichiamolo, perché ricordiamolo sempre, fare beneficenza è una delle cose più belle che noi possiamo fare. Fa bene certamente agli altri, fa bene anche a noi stessi perché ci fa sentire migliori, perché no, diciamolo. Perciò bravo e bravi, anche perché mai come in questo momento, visto la difficoltà socio-economica che si vive, ed è questo un altro risvolto positivo di Go 2025, perché quando mi metto il titolo, lo dico voi ragazzi, qualcuno era convinto che erano 4 eventi in più a teatro. Vabbè, ma per 4 eventi in più a teatro tutto sto casino? No. La capitale ci sta permettendo di dare vitalità, vita e soprattutto una prospettiva economica diversa. Grazie alla capitale stanno arrivando fondi extra cultura, perciò non soltanto eventi culturali, che ci permettono da una parte di riqualificare la città, da una parte di avere dei risvolti economici,
E ultimamente vi dico anche quello immobiliare. Sapete che dopo le capitali europee della cultura il livello degli immobili aumenta. Perciò qualsiasi argomento tocchiamo, la capitale è un toccasana a 360 gradi. Io mi taccio, perciò adesso entriamo nel vivo, visto che sei sudata, ripeto, abbiamo perso il conto delle camicie, Marco, anche perché poi presenterai tu le amiche che rappresentano un po' Librigliamo, ma che poi rappresentano un po' l'anima, il cuore, il corpo del progetto. Perciò Marco, a te e soprattutto grazie a tutti quanti voi per essere qui. Vai. Intanto grazie al Comune che ci ha ospitato qui. Io volevo ringraziare innanzitutto le scuole, tutti gli istituti scolastici, in particolar modo quegli istituti che hanno permesso a questi ragazzi di essere qui. Perché se no parliamo di conferenza stampa, ma loro non sanno, non hanno mai vissuto una conferenza stampa. Quindi è bello che anche comincino a capire, a comprendere cosa significa. Ma la cosa più bella è che il Librigliamo non ci sarebbe senza di loro. Cioè, venire a parlare io qui sarebbe inutile forse quasi. Quindi, secondo me loro sono l'esempio fisico oggi che i ragazzi non sono quelli che tengono solo il cellulare in mano, ma c'è gente, ci sono tantissimi giovani che hanno il coraggio di prendersi, andare nelle scuole a leggere ai bambini, che è una cosa difficile. Negli ultimi anni è una cosa molto difficile. Andare a leggere nelle scuole, andare a incontrare gli anziani alla Fondazione Provedani, andare anche a leggere in contesti più difficili. Noi faremo la beneficenza, come diceva lui, io non la chiamo proprio beneficenza, ma è un gesto semplice. Faremo un incontro a teatro dove raccoglieremo dei fondi in favore di bambini che noi incontriamo periodicamente. Quindi molti di loro, questi bambini ce li hanno negli occhi. E sarà secondo me sicuramente una serata molto bella. Però volevo entrare nel dettaglio, cioè il titolo del nostro festival di quest'anno, è la nona edizione, si chiama è Respiro. Perché in fondo respiro è una parola che ci accomuna tutti. Cioè, anche il confine, abbiamo respirato sempre tutti la stessa aria, abbiamo sempre condiviso, un respiro è segno di vita. E tutti noi respiriamo ed è bello anche, cioè, trovare una parola che un po' accomuna, senza dover distinguerci dalle lingue, dalle abitudini che abbiamo. E sono veramente felice quest'anno perché anche le realtà che ci sostengono e ci appoggeranno sono tantissime e provengono da tutta Europa. E all'evento, dicevo, i protagonisti sono principalmente i ragazzi, cioè questi ragazzi che leggono o comunque si spendono per i bambini. Però perché fanno questa cosa? Io ho chiesto a Iris di dire rapidamente perché lei fa Librigliamo. Allora, perché facciamo Librigliamo? Io sinceramente non penso che ci sia una risposta proprio precisa e mirata, anzi penso in realtà che Librigliamo pian piano entri sempre più nei nostri cuori per diventare, diciamo, una parte di noi, anche perché si inizia a dare valore alle piccole cose, come può essere ad esempio un saluto, un ciao di un bambino che vedi ogni giorno, oppure i loro occhi che semplicemente ti fanno sorridere, ti fanno stare bene, come si diceva prima. Quindi credo che noi di Librigliamo comunque impariamo pian piano a conoscere anche noi stessi attraverso, diciamo, gli sguardi dei bambini, ma anche degli anziani e di tutte le persone da cui siamo circondate, dando appunto il peso giusto a ogni minimo dettaglio e valore che ci circonda e che purtroppo ai giorni d'oggi si tende a perdere. Adesso lascio la parola a Cauta, perché siccome leggiamo, lei può leggere. Allora, il festival, che è già iniziato con le letture ai bambini nelle scuole, prenderà forma il 12 marzo alla scuola primaria Pecorini di Gorizia alle 17, dove interverranno Francesca Archinto, direttrice editoriale Baba Libri, e Sante Vandirali di Uovo Nero Editore, che accompagneranno insegnanti, educatori e appassionati dei libri per l'infanzia alla scoperta degli albi illustrati e del linguaggio CAA, comunicazione aumentativa alternativa. Non mancheranno anche le collaborazioni con realtà provenienti dalla confinante Slovenia, l'Università di Koper Capodistria, l'Istituto Statale di Musica Glasbena Šola Nova Gorica e la Biblioteca Franz Beuk Nova Gorica. Qui volevo ringraziare anche perché c'era la presenza della dirigente dell'Istituto Comprensivo Perco e Gorizia 2, giusto? Sì. E non so se voleva dire qualcosa. Grazie, sì. Posso dire solo grazie.
Io ringrazio tantissimo. Abbiamo visto anche risultati molto positivi di questo progetto. In tutto questo c'è anche la promozione del piacere della lettura, che è una cosa fondamentale, perché attraverso la lettura si arriva a quella che poi è la cultura. Sembra una frase fatta, ma non è così, perché ecco, vedere tanti giovani appassionarsi alla lettura è una gran consolazione per chi fa il mio lavoro. Ecco, sì, perché possiamo veramente ben sperare. E anche il fatto che si dedichino agli altri, che ci sia questo afflato verso l'altro, ci sia questa capacità di riconoscere la bontà e l'importanza di aiutare le situazioni di fragilità, ha un valore inestimabile. Di questo vi ringrazio tantissimo. Grazie. Accomodatevi, io vi vedo in piedi, le sedici sono, mettetevi comode. Questa è la casa nostra, di tutti i cittadini, perciò siete a casa vostra. Io devo ringraziare, c'è la dirigente, ma anche tutte le altre dirigenti di Gorizia, ma anche fuori Gorizia, che ci permettono di entrare a scuola, perché comunque entrare a scuola non è scontato, andare dai bambini non è scontato. Ringrazio Daniela Stecchina e Elisa Del Nero, che sono un po' le referenti, che ci hanno anche aiutato a costruire questo momento il 12 marzo. Marco non ringrazio. No, ma Marco Guarda arriva che stavo dopo. andando via, Marco, l'ho tenuto per ultimo, Marco abbiamo stava iniziato andando insieme. via, Abbiamo iniziato insieme. Hai rischiato. No, lui c'ha il posto. Ah, ok. Se non sta a spoilerare. Kautar accennava alla presenza di realtà provenienti da tutta Europa. Sarà di assoluto rilievo il convegno organizzato dal 4 al 5 aprile, dove saranno presenti docenti provenienti dall'università di tutta Europa. Francia, Slovenia, arriveranno degli studenti ungheresi che già hanno creato un gruppo di Libriliamo a Budapest e leggono periodicamente ai bambini come facciamo noi qui, quindi una cosa bella che è nata 2 anni fa. L'ospite d'onore sarà invece l'autore francese Bernard Villot, spero di aver pronunciato bene, ma chiederò adesso aiuto un attimo alla professoressa Ceschia che sa il francese, perché lavoreremo insieme su un suo libro che paradossalmente non è tradotto in italiano, ma è ambientato nell'isola di Murano, in Italia. Il libro si intitola... Esattamente. Ci ha salvato tutti, E la cosa bella è che nel costruire tutto questo progetto ci siamo confrontati e dall'università francese hanno deciso di collegarsi proprio con l'indirizzo linguistico del liceo Slata di Gorizia, dove si troveranno sia studenti universitari francesi che liceali del liceo. Se vuoi dire tu qualcosa in merito. Allora io intanto ringrazio Marco, poi vieni qua davanti. Vieni qua, scusa. Venga. Anche per lei vale che questa è casa nostra di tutti, perciò senta a casa sua. Grazie. Mi ha chiesto giustamente di esprimere la sua soddisfazione per questo progetto che esalta sia l'offerta formativa nella forma di accoglienza, perché ovviamente accogliamo questi studenti e questi docenti francesi, anche alla prosocialità e ai valori il cui rinforzo va assicurato ogni giorno, giorno dopo giorno. Ci teneva tanto che vi trasmettessi questi suoi saluti. Per quanto riguarda invece la nostra collaborazione, diciamo che è arrivata veramente come per noi un momento importantissimo all'interno di un progetto che già esisteva, che è il progetto PCTO, che si chiama Generazioni di Lingui, all'interno del nostro percorso di studi a ESABAC, dove i nostri studenti vanno a sensibilizzare i bambini delle scuole materne alla lingua francese. Quindi le professoresse dell'Università della Lorraine, in particolare Fabienne Rondelli, ci ha contattati per appunto lavorare assieme su questo albo molto interessante, le Souffleurs de Rêve, e quindi accoglieremo 7 studenti provenienti da questa università e le docenti francesi che lavoreranno all'interno del nostro istituto con un laboratorio dedicato proprio ai nostri studenti iscritti a questo PCTO Generazione Bilingui. E quindi sarà davvero uno stimolo e una sfida enorme, e io ringrazio tantissimo Marco e tutti i ragazzi che con noi lavoreranno e tutti voi che poi vedrete il risultato di questo lavoro nel pomeriggio, penso, del 5. Grazie. Grazie a lei. E io volevo ringraziare, anche se non è qui presente perché è impossibile, la professoressa Cécile Di Marco, che è la professoressa dell'Università della Lorena francese, io lo dico in italiano, è originaria del Friuli Venezia Giulia,
ed è con lei che abbiamo cominciato a creare e costruire questo percorso, anche perché tutto è iniziato grazie all'illustratrice che si chiama Michela Occhi, e con la quale abbiamo condiviso diversi momenti, che ci concede sempre una bellissima illustrazione per ogni nostro appuntamento del festival, e grazie a lei e a Cecil Di Marco anche siamo riusciti a portare a compimento questo lavoro, che non è semplice, perché l'università appunto verrà qui, condividerà sia gli incontri col liceale, ma anche incontri con altri studenti che arriveranno da Mestre, dallo IUSV di Mestre, area pedagogia, e anche lì ci sarà un lavoro sempre sullo stesso albero. Io penso che sia proprio bello, cioè, unire studenti, universitari, docenti, cioè lavorare insieme proprio su questo tema, no? Sulla letteratura per l'infanzia, che è una cosa che ormai tanti sottovalutano, ma per me invece è una ricchezza incredibile. Lascio la parola a Cauta per i partner, scusa. Ad inizio aprile sarà organizzato un incontro tra gli studenti universitari francesi INSPE e studenti del liceo indirizzo linguistico dello Slatteper di Gorizia, con a tema la lettura per l'infanzia e quella francese. Partner di questi appuntamenti sono l'Università di Trieste, che coorganizza il festival e concederà un'aula della sede in via Alviano per l'incontro di venerdì 4 aprile pomeriggio, l'INSPE Université de Lorraine, École supérieure du professeur et de l'éducation, Académie de Nancy Metz in Francia, l'Università Cattolica Peter Pazmani di Budapest in Ungheria e lo IUSFE di Mestre Area Pedagogica, oltre all'Università di Koper Capodistria. Io sto tenendo in sospeso la realtà slovena, perché dopo voglio dare visibilità a questa cosa e chiedere anche il loro intervento. Ci sono diversi partner e abbiamo ricevuto il patrocinio dal Comune di Gorizia, Romas di Sonzo, Fara di Sonzo, Capriva del Friuli e Chiopris Viscone Cormos. Ringrazio tutti per la grande disponibilità che hanno verso di noi. Ringrazio l'Istituto Dante Alighieri di Gorizia, l'Istituto Comprensivo Gorizia 1, Gorizia 2, Perco, la scuola primaria Sant'Angela Merici, dove siamo stati 3 giorni fa con i loro bambini a costruire quel progetto insieme alla Fondazione Provedani, e la scuola Catarossi di Udine. E a maggio poi i giovani di Librigliamo saranno nuovamente al Teatro Verdi insieme agli amici dell'Anfas di Gorizia a portare uno spettacolo che condividiamo già da diversi anni. Il Festival Librigliamo ha voluto intensificare le collaborazioni di livello internazionale, dando seguito agli incontri realizzati con i bambini a Veszprém, città eletta capitale europea della cultura 2023, e a Budapest, dove le letture per i più piccoli si concretizzano grazie alla collaborazione con la Biblioteca Metropolitana Ercvin Szabó di Budapest e sono proposte dal nuovo gruppo di Librigliamo nato da 2 anni in terra ungherese. Il festival però non si concluderà ad aprile, ma continuerà tutto l'anno con il progetto Librigliamo in 1000 storie, letture animate in asili, scuole, piazze, biblioteche e librerie dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, proposte dai giovani studenti. Ma dato che siamo a 2025, ovviamente ci sono delle collaborazioni che sono nate, penso, prima addirittura della Capitale Europea della Cultura, no? Qualche anno prima. In particolare volevo sottolineare alcune realtà, l'Università di Capodistria, Koper, dove parteciperà una professoressa, e la biblioteca di Nova Gorizia, ma in particolar modo volevo ringraziare tantissimo, che sono qui presenti, l'Istituto di Musica Glas Penasciola di Nova Gorizia, perché ci hanno sempre aiutato. È stato un percorso insieme a loro, addirittura la professoressa Anna Cernizza ha partecipato a Caorle la scorsa estate a un evento che abbiamo fatto ad agosto, e ringrazio tantissimo. Vorrei chiedere se si può dire anche 2 parole, magari anche in lingua slovena, al professor Alexander Sluga, scusa. Buongiorno a tutti. Na glasbeni šoli Nova Gorica smo zelo srečni in ponosni, da smo lahko delček te zgodbe. Buongiorno a tutti, anche alla scuola di musica di Nova Gorica siamo molto contenti e onorati di essere parte di questa storia. Mislim, da srečanje otrok čez mejo ima nekaj posebnega. Penso che l'incontro di ragazzi oltre il confine abbia in sé qualcosa di molto particolare.
mi odrasli doraščamo v tem okolju in vemo, kdo je naš sosed. Noi come adulti viviamo in questo ambiente e sappiamo perfettamente chi è il nostro vicino. Naši otroci pa ne še in zelo mi je drago, da lahko otroci naši prihajajo sem ali italijanski otroci prihajajo v Slovenijo, da vidijo z lastnimi očmi eno drugačno realnost. Invece i nostri ragazzi non conoscono ancora perfettamente chi è il vicino, quindi penso che sia molto importante avere questi scambi, che i nostri ragazzi della Nova Gorica possano conoscere e vedere i vostri ragazzi e collaborare in questo tipo di progetto, e sicuramente anche per noi è un arricchimento quando voi, come vi ribelliamo, venite nella nostra biblioteca o nella nostra scuola a leggere ai nostri ragazzi. Tako da smo z velikim ponosom sprijeli vabilo, da bi s našim simfoničnim orkestrom igrali v soboto 5. aprile. E quindi siamo stati molto onorati di aver ricevuto l'invito da parte di Libraiamo per far suonare la nostra orchestra sinfonica della scuola all'evento che si svolgerà in Teatro Verdi sabato 5 aprile. In počaščeni tudi, da lahko nastopamo v središču goriške kulture. E siamo anche molto contenti di poter far suonare i nostri ragazzi nel Teatro Verdi, che è il centro culturale di Gorica. Tako da hvala lepa za to povabilo in za sodelovanje, ki nam je zares zelo pomembno. Quindi grazie dell'invito, grazie della collaborazione alla quale noi teniamo tanto. Grazie mille. Ringrazio in particolar modo, ci tengo a dire una cosa, noi è da qualche anno che andiamo in Slovenia a leggere in particolar modo a dei bambini che hanno delle difficoltà. E la cosa bella è stata che l'ultimo appuntamento l'abbiamo condiviso con loro, sono arrivati dei loro allievi e hanno suonato, mentre noi leggevamo loro ci accompagnavano con la musica, e lì ci siamo accorti che è una cosa veramente bella ed è anche utile proprio per i bambini. Penso che stare insieme in questo modo, senza confini, in modo molto semplice, sia una cosa veramente bellissima. È difficile da spiegare, però penso che i ragazzi che sono qui presenti sappiano di cosa sto parlando. Ringrazio il vicepresidente perché mi ha dato un aggancio, che è l'ultima cosa che volevo dire, che tutto un po' il culmine, diciamo, del festival sarà questa serata evento al Teatro Verdi, dove parteciperanno loro con un'orchestra sinfonica di 50 componenti, quindi un'orchestra importante, e parteciperà il coro dei bambini della scuola Sant'Angela Merici. Ma devo ringraziare anche una persona, perché è dall'inizio che ci è sempre stata vicino, da quando eravamo in pochissimi, che è il professor Marco Luciano, perché col suo coro abbiamo vissuto un percorso fianco a fianco, direi, quindi non posso che essergli grato per tutto quello che anche ha fatto e cerchiamo di fare ancora in futuro. Non possiamo svelare troppo, però durante la serata saranno presenti alcuni sportivi di caratura di fama internazionale, anche mondiale, che ringrazio in questo momento, ma non posso svelare i loro nomi, sarà bello anche perché avremo anche un aiuto dalla Polisportiva Nord-Est. È qui presente Maria Grazia Moratti, che è la vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico Friuli Venezia Giulia, ma innanzitutto è un'amica, quindi non voglio fare troppe formalità perché so che non ci tiene lei. E anche lei ci aiuterà a creare un momento bello durante questa serata. E per ultimo è nata una cosa ultimamente con un percorso appunto che anticipavo con la Fondazione Provedani, e ci sarà presente anche qualcuno degli ospiti che durante la serata condividerà le letture con i ragazzi. Grazie. Io vorrei concludere così, vorrei dire che sarà una festa che continuerà durante tutto l'anno come un bellissimo e liberante respiro. Vi ringrazio per averci ascoltato. Grazie a
Kautar e a Iris perché è sempre un'esperienza particolare. E invece chiudiamo anche ricordando una cosa. Quest'anno, come è già accaduto nel 2020 e 2021, che può interessarvi visto che parliamo di lettura, nel 2020 e 2021 eravamo arrivati terzi in Italia come Gorizia città che legge, è un titolo che è un bando che esce dal Ministero della Cultura, noi ci eravamo candidati e eravamo arrivati terzi. Stessa cosa è successo adesso per il biennio 2025-2026. Che cosa accade quando una città diventa città che legge? Come è successo a Gorizia per quest'anno e l'anno prossimo? Che noi, tutte le città che legge, potranno attecchire a un bando che uscirà esclusivamente per le città che legge, dove ci saranno dei fondi per delle attività. Visto che Libriliamo continuerà durante l'anno, appena esce il bando noi parteciperemo, e lo dico sempre così, porta sempre bene, di solito li vinciamo tutti, e quando poi parteciperemo, e se dovessimo vincere, spero e penso proprio di sì, teniamo in considerazione perché Libriliamo lo inseriamo già in Gorizia città che legge, perché è un calderone dove mettiamo a contatto e a sistema le librerie, le biblioteche, i progetti, le associazioni, e voi entrate a pieno titolo. Perciò vi ringrazio e poi ieri si dovete dire qualcosa, ti ho interrotta. Sì, volevo ringraziare Marco, perché è anche grazie a lui che noi possiamo intraprendere appunto questo percorso e si dimentica sempre di ringraziarsi. Brava Iris, questa mi è piaciuta. Quindi grazie. Questo è però Da parte di tutti. la verità, cioè se potete scriverlo.